Bentornati signore e signori nel mio canale Adriano Sirizzano, e siamo qui di nuovo dopo la pausa estiva a riprendere il percorso che abbiamo iniziato con Alessandro De Angelis. Ciao Alessandro. Ciao Adriano. Come sai, io ho il piacere di leggere il tuo libro che ho qui, e Oltre il velo di Iside. Devo dire che è una lettura molto affascinante, specialmente per chi si prende la briga di stare attento a tutte le cose, perché devo dire, signori, che il libro è molto denso. Sono 200 pagine che si potrebbero leggere tutte di un fiato, ma comunque richiedono un poco di attenzione, perché devo dire, Alessandro porta una mole di notizie e di informazioni notevole. Quindi ecco, bene, non so Alessandro, Allora, se tu... ricordiamo un attimo Adriano, no? Dimmi. Che nel libro noi portiamo le prove di una cospirazione che ci fu ai danni del re Erode da parte di sua moglie Maria Boeto, Sì. per cercare di avvelenare il re. Fecero venire un veleno dall'Egitto. Questo veleno fu preso da Teuda. Poi tutte queste informazioni le abbiamo tratte dal libro dello storiografo Tito Flavio Giuseppe. Qui abbiamo uno dei volumi di Guerra Giudaica, quindi non ci sono assolutamente invenzioni su quello che riportiamo. E dopodiché abbiamo fatto un lavoro di comparazione con i Vangeli, con i testi cosiddetti apocrifi, no? I testi ritrovati a Nag Hammadi nel 47, dove troviamo poi lo stesso Teuda che ebbe da Maria Giacomo, fratello di Gesù. Ora, nei Vangeli che cosa ci viene detto? Ci viene detto che Erode cercava Giuseppe e Maria, che fuggirono in Egitto, da dove fecero venire questo veleno. La prima considerazione che noi dobbiamo fare è che può trattarsi, essendo Maria un nome abbastanza comune, di un caso di omonimia. Giusto Cioè, osservazione. quella Teuda e quella Maria che cospirarono contro il re Erode il Grande sono gli stessi Teuda e Maria che ritroviamo poi in Egitto, da dove questi personaggi fecero venire il veleno per uccidere Erode, oppure si tratta di un caso di omonimia? Tu hai visto che abbiamo riportato tutte le fonti documentali di quello che stiamo asserendo. Bene, quel Teuda, esisteva un solo Teuda, e abbiamo fatto tutta la ricerca in tutti i testi. Il secondo Teuda che compare ci compare nel 45, ed era il Teuda figlio di quel Teuda e di Maria, in quanto ebbero Giuda Taddeo, Taddaios, Teuda. Quindi fu Teuda a mettere a uno dei suoi figli che ebbe con Maria, madre di Gesù, il suo stesso nome, cosa molto comune a quel tempo. Ma la seconda importante considerazione che possiamo fare per dimostrare che la Maria, moglie di Erode il Grande, terza moglie di Erode il Grande, figlia di Simone Boeto, che cospirò contro i re, fosse la Maria dei Vangeli, che poi ebbe questi figli da Teuda, è, altra prova importante, il fatto che, a parte che Teuda era un nome unico, non ci sono altri nomi, quel Teuda lo abbiamo ritrovato come fratello di Giuseppe nei testi proprio dei primi padri della Chiesa, perché Teuda aveva l'appellativo di Cleopa e risulta essere fratello di Giuseppe. Sappiamo che Giuseppe aveva un fratello che si chiamava Cleopa. Quindi questo che cosa vuol dire, Adriano? Vuol dire una cosa molto semplice, che nella cospirazione, lì ovviamente, quando il re Erode ci dice in Guerre Giudaiche, seppe che anche Maria fu partecipe della cospirazione, lo confessarono i suoi fratelli sottoposti a tortura. I due fratelli erano due sommi sacerdoti, Joazar e Lazzaro si chiamavano. Questo vuol dire una semplice cosa, che quando Erode scoprì questa cospirazione, lì ci fu il panico, il fuggi generale, e Maria fuggì con Giuseppe.
Dopodiché si ritrovarono in Egitto, dove incontrerà anche Teuda, e questo Che è il Giuseppe, abbiamo fratello di detto che Giuseppe, ricordiamo, giusto? questo Giuseppe era il fratello di Teuda ed era il fratello minore di Giuseppe, che aveva preso proprio il veleno fatto venire dall'Egitto. La terza considerazione importante qual è? Che quella Maria era figlia del sommo sacerdote Simone Boeto, sacerdote d'Alessandria d'Egitto sotto la regina Cleopatra. E alla famiglia dei Boeto noi abbiamo ritrovato tutti i personaggi dei Vangeli. Nicodemo e Giuseppe de Arimatea, i due personaggi che presero il corpo di Gesù chiedendolo a Pilato, e solo i parenti potevano chiedere il corpo di Gesù a Pilato, appartenevano, abbiamo verificato sulle fonti talmudiche, alla famiglia dei Boeto. Non solo, Marta, Maria e Lazzaro di Betania, anche loro erano della famiglia dei Boeto, quindi erano tutti parenti di Maria Boeto ed erano i personaggi dei Vangeli con cui poi verrà in contatto anche Gesù. Tant'è che andò nella casa di Lazzaro, Simone il figlio, sì. dove incontrò Marta, Maria e Lazzaro, con Marta che gli lavò i piedi con un unguento costosissimo. Ora io ti chiedo, tu sei un professore e quindi hai fatto studi accademici anche tu nelle ricerche. Ovviamente hai verificato tutte le fonti che riportiamo nel libro. Hai trovato qualcosa che non va o sono tutte fonti documentali quelle che abbiamo Allora, trovato? allora Alessandro, devo dire che io ho letto il libro 2 volte, cioè nel senso l'ho studiato un poco. La prima volta l'ho letto in vacanza, ero in estate e quindi non avevo modo di, dove mi trovavo, di accedere a internet oppure ai libri che ho a casa, e quindi poi mi sono ripromesso comunque di rileggerlo molto più attentamente. E devo dire che la maggior parte delle fonti che tu citi sono peraltro facilmente, diciamo così, trovabili, a parte i testi di Nag Hammadi, i testi di alcuni Vangeli apocrifi, e quindi mi sono messo a, diciamo, con estrema cura, devo dire, perché ero veramente molto curioso di verificare se quello che tu effettivamente scrivevi e ricostruivi in questo libro aveva poi delle verifiche. Quindi devo dire che ho avuto modo di leggere, proprio di confrontare, ad esempio quando tu citi, non so, a pagina 14, anche il Vangelo di Matteo, capitolo 2, versetti 1-3, io andavo e me li rileggevo. Peraltro conosco un pochino l'opera di Tito Flavio Giuseppe, quindi ho avuto modo anche di leggere lì i passi che tu citi. Devo dire che da un punto di vista della completezza, non dico la completezza delle fonti storiche, però tutto quello che è scritto in questo libro trova un riscontro nelle fonti che tu citi, per cui diciamo così è molto difficile, almeno dal mio punto di vista, argomentare contro di te, proprio perché non fai delle ipotesi che poi diventano delle tesi, oppure non citi niente come fanno i giornalisti moderni. Una ricerca dice, alcuni scienziati propongono, no, tu dici guarda che a questa pagina di antichità giudaiche, oppure se noi confrontiamo i figli di questa Maria Boeto, che ricordiamo la terza moglie di Erode, che sono Gesù, Erode e poi altri 4, e poi guardiamo che Tito Flavio Giuseppe non è che scrive solo una riga, ma scrive pagine intere sulla vicenda occorsa del veleno a re Erode, per cui non possiamo parlare di interpolazione. Francamente devo dire che i risultati delle tue ricerche sono molto molto convincenti e molto difficili da attaccare da un punto di vista storico. Infatti, un'obiezione che cercano di farmi
è quella di dire: mamma, Tito Flavio Giuseppe non è attendibile perché i suoi scritti sono stati fatti opera di censure, tagli, rimaneggiamenti ed aggiunte. Ed è vero, infatti abbiamo dovuto fare una ricerca interdisciplinare pazzesca per riuscire a svelare tutto, perché lì probabilmente quando si parlava di Maria Boeto, Tito Flavio Giuseppe originariamente diceva che Maria Boeto, Maria Cleopatra Boeto, il suo vero nome, era la madre di Gesù, e tutto questo è stato invece censurato. Ma il problema è: perché mai Tito Flavio Giuseppe, che scrisse per Roma, quindi subito dopo quegli accadimenti, di personaggi che erano conosciutissimi, che appartenevano alla casta di Erode, tutti gli erodiani furono allevati alla corte degli imperatori, da Agrippa, da Berenice, tantissimi, che motivo aveva di inventarsi una storia che sarebbe stata immediatamente screditata in quel tempo, perché scrisse nel 70 dopo la guerra giudaica, scrivendo pagine e pagine di questa cospirazione che fu organizzata tra l'altro dal primo figlio del re Erode il Grande, cioè Antipatro, che aveva quasi 50 anni e diceva va a finire che morirò prima io, che mio padre non riuscirò a regnare. Non avrebbe avuto nessun senso inventarsi pagine e pagine di una cospirazione dove poi non si dice che quella Maria era la madre di Gesù. Lo abbiamo dovuto svelare noi attraverso queste fonti comparate. Oltretutto, i testi copti ritrovati anagramati, no? Lì abbiamo trovato nella seconda Apocalisse di Giacomo, testo pseudoepigrafico del II secolo, ma attribuito a Giacomo Giusto, fratello di Gesù, vengono scritti a migliaia di chilometri di distanza da Roma, dove scrive Flavio Giuseppe. Quindi stiamo parlando di due fronti completamente indipendenti tra di loro, che poi citano gli stessi personaggi, Maria e Teuda, che organizzano la cospirazione contro Erode il Grande in Flavio Giuseppe, e Maria che sposa Teuda, da cui ebbe Giacomo, fratello di Gesù, nei testi copti ritrovati a Nag-Hammadi, per cui loro non ne escono. Tant'è che quando io scrissi al professore della Pontificia Università Gregoriana, professore di ebraico col dottorato in Qumran, e quindi conosce benissimo questi testi copti, lui inizialmente disse: io non ho paura a venire a confronto di nessuno, senza che ci diamo il nome del professore. Ma quando poi quindi lo feci chiamare dalla giornalista Anna Turletti, gli rispose: mi dispiace, non posso avere un confronto con Alessandro perché sarebbe compromettente. E compromettente perché mai? Dal momento che avrebbe potuto confutare queste prove storiche documentali che portiamo. Il problema è che non possono uscirne fuori. Allora volevo chiederti un'altra cosa. Io chiedo al professore Adriano, Adriano, per cortesia, tu conosci molte persone sia all'estero che in Italia, puoi provare tu a far venire qualcuno a confronto con il sottoscritto, perché qui fuggono tutti, a parte un vescovo, Rosario Ferrara, a cui abbiamo mandato le prove, che ha avuto il coraggio di dire: io ho visionato tutte le scoperte storiche di Alessandro De Angelis, e attenzione, per la prima volta qui si parlano siccome porta dei documenti, si parlano di prove storiche e non di le solite teorie o ipotesi. Quindi cosa è successo, Adriano? Hai contattato questi tuoi amici? Cosa ti hanno risposto, se sì? Allora, diciamo che abbiamo stabilito questa volta di non dire dei nomi, vero Alessandro? Siamo rimasti in questa maniera, però devo dire che è vero, tu mi hai chiesto se magari io conoscessi qualcuno che avesse voglia di fare un dibattito, un dialogo, un confronto con te, e io ho avuto modo di chiedere a varie persone, a parte amici comuni, ho chiesto ad almeno, devo dire, almeno 7 sacerdoti cattolici, i quali avevano già visto, conoscevano un poco... un vescovo? No, 7 sacerdoti ho detto. Poi loro mi hanno detto che
diciamo anche amici mi hanno detto ma noi non abbiamo le competenze necessarie, magari ci si deve rivolgere ad altri personaggi che studiano, per cui ho avuto modo di contattare, devo dire, un vescovo cattolico, una persona che peraltro ha insegnato storia cristiana antica e archeologia cristiana, è appena andato in pensione. Devo dire, ho parlato con lui per molto tempo, più di un'ora e mezza. Diciamo che è stato gentile, solo che però lui poi mi ha detto che magari mi avrebbe fatto sapere, visto che stava finendo il suo mandato e quindi in quel periodo non aveva tempo, quindi poi questo è successo pochissimo tempo fa. Inoltre ho avuto modo anche di chiedere a una persona molto conosciuta, la quale ha detto che un matematico che scrive molti libri. Che tra l'altro ha fatto confronti sul Gesù storico Sì, con Biglino sì, e con altre persone famose. sì, però diciamo gentilmente mi hanno detto che preferivano evitare di parlare essenzialmente di religione, anche se noi diciamo tu sì, è chiaro che parlando di Gesù parli di religione, solo che però tu parli appunto di questioni storiche. Ecco, una obiezione che mi è stata fatta mentre parlavo, ecco, poi ho chiesto pure a qualcun altro se ti vuole intervistare di una rete famosa di YouTube, ma sto ancora aspettando, cioè, sono stato un poco rimandato. Politico molto conosciuto. Sì, queste persone hanno peraltro anche loro intervistato Mauro Biglino e altri, ma poi quando ho fatto il tuo nome, semplicemente ci vediamo la prossima settimana, ci si sente dopo. Ho qui diciamo i messaggini per cui qualsiasi persona che vuole contestare, io faccio come Alessandro, porto le fonti. Ecco Alessandro, una cosa che una di queste persone con cui in privato ho avuto modo di parlare di te, mi dice, ma come mai i padri della Chiesa di queste cose non parlano? Ora, è vero ciò, ovvero io gli ho detto, diciamo, ho risposto che in realtà Ireneo e altri parlano di queste cose, però bisogna cercare bene. Ma sarebbe vera questa affermazione di uno studioso che mi dice che quello che dici tu sono essenzialmente delle sciocchezze, semplicemente testuali parole, semplicemente perché come mai che nessuno dei padri della Chiesa, tranne appunto Tito Flavio Giuseppe, che non è padre della Chiesa, non parlano assolutamente di questa cosa che sarebbe poi così palese, visto che Giuseppe Flavio ne scrive. Tu che mi Dico, è dici? molto semplice, perché loro hanno costruito una dottrina di potere politico ed economico sul processo di divinizzazione e deificazione che si sono inventati su Gesù. Ma vedi, ci sono ad esempio molti storici che ne parlano. Uno di questi è Eurosio. Nel 49 che cosa successe a Roma? Svetonio, lo storico, ci dice che Cresto istigò i giudei alla rivolta contro Roma. Attenzione, perché ci parla di Cresto, e molti dicono ma Cresto, per il problema dell'itacismo, cioè la E che veniva pronunciata Si come legge Cristo. Cristo, e l'hanno usata come prova per dire che si trattava proprio di Gesù. Lo storico Rosio dice: io non ho capito se quando Giuseppe Flavio parla di Cristo, e quindi ce lo dice proprio come Cristo riferendosi a Gesù, che si istigò i giudei a Roma, bla bla bla. Bene, quel passo, quindi Orosio, uno storico, ci sta dicendo che Tito Flavio Giuseppe parlava anche del fatto che Gesù a Roma istigava i giudei contro l'imperatore Claudio. Ma quel passo
non c'è negli scritti di Tito Flavio Giuseppe, eppure Eurosio ci fa sapere che c'era. Quindi è un'altra prova che è stato tagliato, rimaneggiato e censurato dagli scritti di Tito Flavio Giuseppe tutti i vari passaggi scottanti dove si parlava addirittura di Gesù che era a Roma nel 49 perché sopravvisse alla crocifissione e che sfidò i giudei ad una rivolta contro l'imperatore Claudio. Quindi ovviamente i padri della Chiesa non potevano menzionare tutto quello che successe della cospirazione che ci fu da parte di Maria Boeto, del fatto che Gesù fosse stato l'ultimo figlio del re Erode il Grande, e infatti della strage degli innocenti ne parla solamente Matteo, gli altri Vangeli non ne parlano, un'invenzione per cercare proprio di coprire una verità molto scomoda, perché non avrebbero mai potuto fare il processo di divinizzazione e deificazione su Gesù, figlio di Erode, che uccise 3 figli, una moglie, suocera, zii, cognati, di tutto e di più, ragazzi. E quindi i padri della Chiesa, non a caso Ireneo nel 190 fece man bassa di tutti quegli apocrifi che erano scomodi, che narravano di queste vicende, e li eliminò bruciandoli, e cosa che continuò poi fino all'imperatore Costantino. Con il Consiglio di Nicea vennero decise quali libri prendere e quali usare per costruire questa dottrina, al fine di divinizzare e deificare un Gesù che, attenzione, nei testi che ho trovato copti, lì ci viene detto addirittura che l'imperatore Tiberio mandò uno dei suoi missari, Carios, a dire che fosse data la regalità a Gesù, e addirittura fece un consulto senato nel 36 per deificarlo. Bene, cari signori, dovete sapere che la regalità poteva essere data solamente a uno dei figli del re Erode il Grande, tant'è che poi, dopo Erode, il primo a diventare re fu proprio Agrippa I, che era nipote del re Erode il Grande, fratello di Erodiade e di questi altri personaggi. Perché tutti gli altri figli non c'erano Gesù più. era lo zio di questo Agrippa I, attenzione. Quindi, oltretutto, hai potuto vedere nel quinto capitolo, un capitolo molto complicato, dove sono andato a vedere tutte le genealogie di Gesù. Gesù discendeva addirittura da Mitridate III, che era il fratello di Mitridate Crestos. Quindi quel Crestos viene proprio dagli antenati di Gesù. Questo che cosa vuol dire? Che Gesù aveva l'epiteto di Cresto, e abbiamo ritrovato un'importantissima prova archeologica proprio da Alessandria d'Egitto di Crestos Mago, no? Del vaso. Sì, ho fatto vedere questa prova all'insegnante di archeologia cristiana. E Gesù sappiamo che venne accusato di stregoneria e di essere un mago da Celso da molti rabbini della Chiesa, ma nello stesso Vangelo i sommi sacerdoti lo accusarono di praticare stregoneria e tantissime altre cose che ci riportano a quel Gesù Crestos mago. E quindi, quando è invece che il Crestos, che vuol dire il buono, il valente, il migliore, Epiteto, che aveva lo stesso Osiride, no? E sappiamo che Osiride, c'era il Serapeum ad Alessandria d'Egitto, e Cleopatra lì era adorato proprio Serapide. Serapide fu un'invenzione di Tolomeo I, che sincretizzò proprio Osiride al dio ellenico Zeus. In realtà poi, se andiamo a vedere gli archetipi, si tratta dello stesso personaggio, cioè Nimrod, che fu deificato come il dio sole e Baal. Non a caso il cristianesimo nasce proprio come religione solare, non a caso il Gesù cristantino viene sempre raffigurato con il sole a mo' di corona intorno alla testa. E dicevo, quando morì
Giacomo, fratello di Gesù, ucciso da Paolo di Tarso, ce lo dicono nelle note i riconoscimenti, le omelie pseudo-clementine del Papa Clemente I, parente di questi personaggi, uscirà tutto nel secondo volume. Cosa successe? Che per Levirato Marta Boeto, perché apparteneva alla famiglia dei Boeto, la stessa famiglia di Maria, sposò per Levirato proprio Gesù. E Marta diede 72 talenti d'oro al re Agrippa II, figlio del re Agrippa I, per dare il sommo sacerdozio a Gesù. Quando si aveva la carica di sommo sacerdote, lì diventò Cristo l'unto, il Messia. Infatti loro fecero convergere, lo abbiamo messo nel secondo capitolo, tutte le antiche profezie su Gesù per costruirne poi il Messia liberatore di Israele. Sì, sono d'accordo. La cosa poi importante sono tutte le scoperte storiche e documentali che abbiamo messo riguardo al fatto che Maria fosse la figlia della regina Cleopatra d'Egitto, ragazzi, ma dire che Cleopatra fosse la madre di Maria è qualcosa di pazzesco a livello di scoperta storica, no? Sì, in effetti anche lì volevo arrivare lì, però vedo che sei andato tu, infatti, perché la prima parte, i primi 2 capitoli di questo libro, che ricordiamo il velo di Iside, si parla appunto della cospirazione ai danni del re Erode, però dopo Alessandro sviluppa di più l'argomento e parla, diciamo così, fa una ricerca su tutta la famiglia di Gesù fino ad arrivare ai nonni e alle nonne, e quindi i nonni, almeno i nonni materni di Gesù, non erano sicuramente Anna e Gioacchino, che peraltro non sono neanche citati nei Vangeli, giusto Alessandro? Chi erano Anna e Gioacchino rispetto a Anna e Cleopatra? Gioacchino ci viene detto negli apocrifi che erano 2 anziani coniugi che non ebbero figli perché era sterile Anna, ed era tra l'altro giumbolo in odore di vedovanza. Questo che cosa vuol dire? Che suo marito Gioacchino stava per morire, ovviamente. E ci narrano del fatto che venne l'angelo e disse ad Anna: il Signore vi darà un figlio. Quindi che cosa successe? Successe che ovviamente noi cogliamo di mezzo proprio lo Spirito Santo e tutte queste cazzate che ci hanno raccontato per nascondere la vera paternità e maternità di Gesù, altrimenti non avrebbero potuto costruire la dottrina del cristianesimo su questo personaggio, no? Ovviamente. Certo. Anna era la sorella molto probabilmente di Simone Boeto, e siccome Simone Boeto ebbe una relazione con la regina Cleopatra d'Egitto, diedero per nascondere a Marco Antonio, che probabilmente poi avrebbe avuto avrebbe potuto addirittura uccidere Cleopatra, se non la figlia nata da questo matrimonio, nonostante poi Marco Antonio stesse con Ottavia, la sorella di Ottaviano, l'aveva presa in sposa, ma era innamorato di Cleopatra. Nel 41 a Tarso si incontrarono Boeto, Cleopatra e Marco Antonio. Poi dal 40 al 37 Marco Antonio, e lì nacquero poi 2 gemelli nel 40, Alessandro Eli e Cleopatra Elio, e Cleopatra Selene. Eli vuol dire sole, Alessandro il sole, e Cleopatra Selene che vuol dire luna. Marco Antonio dal 40 al 37 non incontrerà più la regina Cleopatra d'Egitto, perché fu in guerra contro l'Armenia, e fu proprio in questo periodo che nacque Maria. Ora, se togliamo il 40 perché allattò probabilmente 2 gemelli, probabilmente nel 39 ebbe questa relazione di adulterio con Simone e nacque Maria nell'anno molto probabilmente 38, perché nel 37 poi Cleopatra si rincontrò con Marco Antonio. A quel punto però Maria la dovettero dare in adozione alla sorella di Simone Boeto, Anna, per nascondere proprio questa maternità, altrimenti il rischio era che Marco Antonio non potesse uccidere Cleopatra, Simone Boeto e la stessa Maria, che era
appena nata. Tra l'altro abbiamo visto che questa Maria è stata oggetto di uno sdoppiamento sia nei testi di Tito Flavio Giuseppe sia nei nei Vangeli, perché per esempio nel Vangelo di Giovanni illustriamolo bene questo concetto. Illustriamolo bene questi due sdoppiamenti, sia in Tito Giuseppe, Flavio Giuseppe, sia nei Vangeli, va? Anche se nel tuo libro, perché così le persone gli rimane più impresso. Come mai nei Vangeli la madre di Gesù, la Madonna, diciamo Maria, peraltro lo sanno molte persone, c'è chi studia lo sa questo, è stata sdoppiata, ovvero come è stata sdoppiata, non come mai. Come mai l'abbiamo già detto, appunto, per cercare di mescolare le scoprire, perché sotto la croce di Gesù Marco e Matteo, Luca non menziona nessuna donna, ma Marco e Matteo menzionano Maria di Magdala, la madre dei figli di Zebedeo, che era Salomè, e poi menzionano Maria, madre di Giuseppe e di Giacomo. Sì. L'Evangelista Giovanni, quando lesse quelle cose, disse: aggiunge ma Maria non c'è la mamma di Gesù, pensò. Quindi cosa scrisse? C'era Maria, madre di Gesù, e sua sorella Maria di Cleopa, di figlia Cleopa, diminutivo di Patra. Sì. Ora noi abbiamo fatto anche in questo caso, e quindi è nel Vangelo di Giovanni che ci sono due Marie, diciamo. Sì, nel Vangelo di Giovanni noi abbiamo fatto tutte le ricerche, no? Possibili e immaginabili. Non abbiamo trovato nessun caso dove un genitore avesse messo lo stesso nome a due figlie, Maria e Maria, sì, che tra l'altro era un nome anche comune, ma non in generale, ragazzi, comune tra la famiglia degli Erodiani, da Maria Salomè. Il termine Maria vuol dire nobile, veniva dai Mariani, che era la casta dei guerrieri mitanni, l'elite armata e nobiliare. Viene da lì quell'epiteto di Maria, e questi erodiani erano discendenti di quegli israeliti mitanni, discendenti a loro volta dei Gurgan. Anche qui una congiura del silenzio. Peraltro magari parleremo anche di questo, Alessandro, se ti va, anche delle tue altre ricerche. Ora, che cosa quindi non abbiamo nessuna attestazione di un genitore che avesse messo il suo due nomi identici a due sue figlie, ma poi è ovvio, no? Si capisce, non è che probabilmente, ma in tutta la casistica del mondo, anche oggi, se andiamo a vedere, non esiste un solo genitore che abbia messo lo stesso nome a due sue figlie, a meno che uno non fosse morto e lo mette ad un altro, no? Ma se ci sono due figli vivi è una cosa fuori da ogni logica mettere lo stesso nome a due figli. Quindi a quel punto poi mi sono andato ad interessare, dico, ma allora, siccome si hanno fatto, perché poi qual è l'altra cosa importante? Che sia Maria che Maria di Cleopa ebbero 4 figli con gli stessi nomi: Giacomo, Giuda, Giuseppe e Simone. E la cosa più importante, quel Giuseppe ha il nome ellenizzato Iose, così come Teuda è l'ellenizzazione del nome Ieuda o Giuda. Ellenizzazione perché? Perché questi personaggi venivano tutti da Alessandria d'Egitto, e Giuseppe Iose non è raro, è unico. E lo stesso Iose noi l'abbiamo nei figli di Maria di Cleopa: Giacomo, Giuseppe, chiamato anche lì Iose, Giuda e Simone. Quindi qua due sorelle, Maria e Maria, che hanno gli stessi 4 identici figli con gli stessi nomi, con Giuseppe il cui nome viene utilizzato in comunque Iose, che è stato fatto un doppiamento. Scusa, posso dire? Posso chiedere una cosa riguardo l'ellenizzazione? In realtà io non so se sia un fatto così unico, raro, perché al tempo di Erode già l'ebraismo alla corte di Erode, comunque a suo tempo, era molto molto ellenizzato, per cui credo che fosse relativamente comune ellenizzare alcuni nomi, ad esempio di quello di Giuseppe con Iose, o no? Cioè, sicuramente
al tempo di Sì, ma Erode erano legati a questi personaggi quello. italiani. Sì, sì, certo, questo sì. E Però alla perché? corte di Perché Erode si Erode il parlava Grande, greco tranquillamente, no? Erode il Grande ci hanno sempre raccontato che era arabo-idumeo, e invece è un falso, perché suo padre Antipatro, seguendo la genealogia, sono arrivato fino al sommo sacerdote Iadua, che incontrò addirittura Alessandro Magno, e Alessandro Magno si inchinò a Iadua dicendo, riconoscendo nel Dio di Iadua lo stesso loro Dio. Non solo, il nipote, il pronipote Onia II, mandò una lettera al re dei Spartani Areio, e Areio, il re, gli rispose, lo troviamo ancora su Tito Flavio Giuseppe, queste documentazioni, ho visto molto attentamente le documentazioni che mi hai mandato, dove dimostri che proveniamo dallo stesso popolo, abbiamo la stessa origine comune. Per cui, ragazzi, questi personaggi erano discendenti proprio dei Macedoni, dei Greci, E infatti sì. capisci? E da Antipatro sono arrivato fino a Gesù Giosuè, sommo sacerdote liberato da Ciro il Grande dopo i 50 anni di prigionia di Nabucodonosor. E se saliamo ancora, sono arrivato fino ad Aronne e fino ai faraoni della XVIII dinastia egizia, che tolsero il potere ai faraoni egizi, con il patriarca biblico Giuseppe e i suoi fratelli, che uccisero il faraone Tutmosi IV, le due spose imperiali Nefertiti e Jared, e il primogenito del faraone. Ce lo dice la bellissima storia di Giuseppe Asenat, dove Beniamino, ultimo figlio più giovane, fratello di Giuseppe, uccise il primogenito del faraone Tutmosi IV. La mummia è stata ritrovata con dei segni di danni cerebrali al cervello, probabilmente dovuti ad avvelenamento. Ma torniamo un attimo indietro, parliamo invece da parte materna. La mamma di Erode il Grande sappiamo che era la principessa Cipro, e lì ci viene detta Nabatea. No, ragazzi, Cipro era la figlia del re Tolomeo di Cipro. Tolomeo di Cipro era il fratello di Tolomeo XII Aulete, il padre della regina Cleopatra. Questo che cosa vuol dire? Che Cipro e Cleopatra, Cipro mamma di Erode e Cleopatra, erano cugine. Ecco Sì, perché poi le interazioni tra Erode e Cleopatra, perché era il figlio di sua cugina, e noi sappiamo che facevano matrimoni tra cugini, tant'è che Cleopatra, ci dice Tito Flavio Giuseppe, voleva avere rapporti sessuali addirittura con Erode il Grande, ma gli amici di Erode, dice Flavio Giuseppe, lo sconsigliarono, perché se Marco Antonio lo fosse venuto a sapere gli avrebbe potuto creare dei grossi problemi. Ma questo vuol dire che Maria, figlia di Cleopatra, ed Erode il Grande erano cugini di secondo grado. Andiamo ancora oltre. Maria era anche la cugina dell'Erode, e loro facevano tutti matrimoni tra cugini, così come Giuseppe abbiamo trovato che era il cugino dell'Erode il Grande, legionario sotto il governatore romano Varo, e sì. infatti le fonti rabbiniche ci parlano di era il figlio del soldato Pantera, perché avevano degli epiteti, e sappiamo che era fratello di Teuda, e Teuda era il fratello di Doris, ce lo dice Tito Flavio Giuseppe, la prima moglie del Reno del Grande, che era cugina del Reno del Grande. Erano figli di un Giuseppe, zio del Reno del Grande, ucciso proprio da Reno del Grande, perché fu accusato di adulterio con la seconda moglie di Erode. Quindi questi personaggi avevano anche l'alibi per fare questa cospirazione contro Erode, in quanto gli aveva ucciso suo padre, a Teuda, a Giuseppe e a Doris. Antipatro, ricordiamolo, che organizzò la cospirazione, era il figlio di Doris e di Erode il Grande. Ma andiamo ancora oltre, perché a questo punto che cosa siamo andati a vedere? Siamo andati a vedere, mi balenava l'idea, dissi a mio figlio Alessio, ma se questi hanno stoppiato Maria nei Vangeli, ma non è che l'hanno stoppiata anche nei testi di Tito Flavio Giuseppe? Quindi mi sono messo a fare una ricerca minuziosissima su tutte le mogli del Reno del Grande.
ebbe 9 mogli più concubine. E Tito Flavio Giuseppe ci racconta di ognuna di queste mogli qualcosa, tranne che di una sua moglie che si chiamava proprio Cleopatra, perché Maria, figlia di Simone il Poeto, abbiamo detto era la figlia della regina Cleopatra d'Egitto. Quindi in questo caso hanno fatto uno sdoppiamento tra Maria Boeto e Cleopatra, ok? Tutte le mogli dice qualcosa tranne di quella Cleopatra. Ma la seconda prova più importante qual è stata? Quella del... Ci ritroviamo nello stesso caso di Maria e Maria di Cleopa, un padre che mette lo stesso nome a due suoi figli. In questo caso ci ritroviamo con Erode il Grande che mette il suo stesso nome, Erode, a due suoi figli, cosa assurda. Infatti, uno dei figli che ebbe da Maria Boeto, Erode, si chiamava Erode ed era quell'Erode che sposò Erodiade, da cui poi ebbe Salome che chiese la testa di Giovanni Battista sul vassoio d'argento. Bene, se andiamo a vedere il figlio che ebbe con Cleopatra, a parte il tetrarca Filippo, c'è un altro figlio che si chiama anch'egli Erode. E di tutti i figli di Erode il Grande si dice qualcosa, di questo figlio compare dal nulla e non si sa niente. Quindi che cosa hanno fatto i cari padri emanuensi? Hanno fatto uno sdoppiamento di Maria Cleopatra Boeto, sdoppiando Maria Boeto con Cleopatra. Dopodiché il nome Erode, ci ritroviamo con Erode il Grande che mette il nome Erode sia a Maria Boeto sia a Cleopatra, però stranamente parla di tutte le mogli, ma quella Cleopatra viene censurata, parla di tutti i figli, ma quell'Erode è stato censurato, perché cosa potevano fare? Inventarsi storie su una moglie fantomatica inventata e sul figlio fantomatico che hanno inventato per creare ad hoc questo sdoppiamento? Capisci che qui però il problema è enorme, perché ragazzi, cade il cristianesimo, perché tutti questi personaggi, Paolo di Tarso era il nipote di Erode il Grande, Erode il Grande era il nonno di Paolo di Tarso, colui che ha creato il cristianesimo, figlio proprio di Erode, figlio di Maria Boeto, che sposò Erodiade, quindi di Erodiade. Giuseppe, cugino del re Erode il Grande. Maria, terza moglie del re Erode il Grande. Gesù, ultimo figlio del re Erode il Grande. Per la miseria, tutti i personaggi dei Vangeli appartenevano alla famiglia degli Erodiani. A questo caso, allora dobbiamo parlare di erodianesimo, però non più di cristianesimo, ragazzi. Infatti Alessandro, non come rispondi, perché francamente non è che trovo la domanda di per sé interessante, ma ho sentito anche il vescovo Ferrara che diceva, vabbè, quello che Alessandro dice è dimostrabile con appunto quello che scrive, è tutto documentabile, solo che però a me, diciamo, interessa il messaggio che Gesù dà e non tanto la sua famiglia o quello che era, oppure se è morto nel 63 a 63 anni, 68, oppure nel 68 a 73 anni. Sì, appunto. Diciamo, come rispondi? È una domanda più di metodologia o comunque filosofica oppure fondazionale? Beh, è una domanda è una risposta che è servita a disattivare le nostre scoperte. Perché? Perché ovviamente un Gesù che è stato divinizzato e deificato per costruire questa dottrina, a questo punto cade, risulta un uomo che, anche in questo caso abbiamo fatto tantissime ricerche, scoperte, addirittura Alessio nel terzo libro svelerà come venivano fatti questi miracoli, che erano poi arti curative, perché appartenevano alla setta dei terapeuti che stava proprio lì ad Alessandria d'Egitto, ed erano società egualitarie dove nessuno poteva avere più di un altro, tutto veniva distribuito in maniera equanime all'interno di queste comunità, tant'è che Pietro uccise due coniugi, Anania e Safira, perché vendettero il loro terreno e una parte dell'importo di quel denaro lo trattennero per sé questi due anziani coniugi e furono immediatamente uccisi. Sì. Non solo, abbiamo
nel Vangelo di Tommaso Gesù che si scaglia Lo contro ha Gesù. confermato anche Bergoglio una domenica, un mercoledì, ha proprio confermato che Pietro ha ucciso Anania e Safira. Perfetto, non solo, ci troviamo con Gesù che sbaracca i mercanti del Tempio, quindi era contro i cambiavalute, che trattenevano l'usura dal prestare i soldi, e un Gesù che nel 68 organizzò il popolo di Gerusalemme contro gli zeloti che lo avevano completamente depredato e ridotto alla fame. Quindi ne emerge la figura di un personaggio, uomo, storico e militare che oggi si scaglierebbe indubbiamente contro questa dittatura globale che non riguarda solo l'Italia ma tutti i paesi europei e del mondo, dove i popoli sono stati messi in condizione di schiavitù grazie al fatto che hanno tolto la sovranità monetaria a tutti gli stati, e questi Ixos, non ebrei, attenzione, ma Ixos, a cui il Vaticano ha venduto la patente per l'usura, si sono appropriati della sovranità monetaria degli stati, stampano moneta dal nulla, quindi Rothschild, la famiglia Rothschild in primis, mettendola a debito agli stati e quindi ai popoli, mettendoli in condizione di schiavitù. Un Gesù di ieri, oggi, avrebbe fatto esattamente quello che sto facendo io, rivoltarsi contro questo potere che attraverso l'usura sta affamando milioni, centinaia di milioni o miliardi di persone, facendo infine suicidare tantissimi imprenditori per trarre il maggior profitto possibile, case green, auto green, invasione continua di clandestini per distruggere la nostra etnia culturale, eccetera, eccetera. Ma attenzione, perché questo non vuol dire un Gesù che io accetto come messaggio che portava di uguaglianza, eccetera, eccetera, mi sta bene come personaggio, ma non si può più né divinizzare, né deificare, né renderlo un figlio di Dio, altrimenti possiamo prendere l'esempio di tanti altri rivoluzionari e crearci sopra una dottrina religiosa a fini di potere, come ha fatto la Chiesa con Gesù. Se prendiamo Che Guevara ne facciamo un Dio, allora domanda. Gandhi Capisci che quindi è stata una risposta disattivante, perché a quel punto la cosa che avrebbe dovuto fare è dire: Alessandro, io non posso obiettare alle tue scoperte storiche, anzi le ho avvallate, vengono dette, quindi in tutta onestà dico che non me la sento più di continuare a predicare questa dottrina, mi tolgo la tunica, dopodiché devo andare a trovare lavoro e come tutti per poter mangiare. Ma questo però, attenzione, perché io ho avuto anche un altro prete che è venuto a casa con la sua amante, mia madre rimase in vita, a cui che seguiva tutte le mie scoperte e veniva da me proprio per verificare tutto quanto. Sacerdote cattolico oppure cattolico? Molto, sì, cattolico, molto famoso, non voglio nominarlo perché non mi piace, ma c'era testimone mia madre, mio figlio, venne con la sua amante, molto famoso questo prete, e gli chiesi: ma scusa, ma perché non ti togli questa tunica? Alessandro, io non sono buono a lavorare, che faccio? A setame, devo andare a trovare un lavoro. E mi disse molto chiaramente, quando facevano scuola di teologia non poteva, dice, io vedevo che c'erano molte cose che non andavano, ma lì se provavi a chiedere qualcosa e non passavi, sì, l'ho sentito pure io, non da questo tuo amico ma da altri che studiavano appunto teologia al seminario, e mi dicevano: io alcune cose notavo però non potevi chiedere. Quindi io, capisci, tendo anche a giustificare questi sacerdoti che hanno questo comportamento, ma lo stesso Rosario Ferrara, perché? Perché se noi vivessimo in uno stato democratico, no? Che garantirebbe lavoro a tutti quanti e senza usura, il che vorrebbe dire che lavoreremmo 2 o 3 ore in lavori dove, di cui uno poi che riesce a fare, allora in quel caso uno potrebbe togliersi la tonica e dire: vabbè, ma ragazzi, non me la sento più di prendere in giro le persone, mi metto a lavorare. Ma in uno stato di dittatura, oltretutto, dove vieni usurato,
sinceramente io capisco le loro scelte, fanno bene i ragazzi. Noi dobbiamo liberarci da questo stato di dittatura che innanzitutto partì 5.000 anni fa attraverso i guerrieri Gurkhan, che furono deificati come gli Elohim della Bibbia e che usarono l'usura, perché prestavano sima ai contadini per poi farsene ripagare solo una parte per mantenere il debito eterno. L'organizzazione militare, ci vengono a parlare di alieni, ma tutti i testi documentali, sumeri, come i testi di lamentazioni, ci dicono che combattevano con mazze e asce di pietra, e furono proprio questi personaggi ad essere i primi ad essere divinizzati e deificati per costruire poi le religioni. Il dio Enlil, signore del vento, sarà il dio che poi troveremo nella Bibbia come il dio della creazione, dove si separeranno le acque dalla terra, perché ci fu un evento che rimase scolpito nella memoria e anche negli scritti degli uomini di quei Sumeri, quando cadde una cometa a parte sull'Oceano Indiano che sollevò onde di tsunami alte oltre 200 metri, che fece vaporizzare nell'atmosfera miliardi e miliardi di tonnellate di acqua che caddero rendendo sterili i terreni, tant'è che poi uno dei figli di Noè, alias Giosutra X re della lista reale sumerica, andò in Egitto ed era Amon, fu deificato come il dio inconoscibile Amon, padre di Cush, deificato come Sette, e di Misraim, Misra vuol dire Egitto, deificato come Osiride. Osiride, il famoso faraone Narmer, che lo ritroviamo con la mazza Gurkhan in mano. E sai come erano? Tant'è che ho trovato pure i documenti che da Babilonia poi arrivarono fino in Egitto, tant'è che queste statue venivano raffigurate con forme caucasiche, lapislazuli agli occhi, azzurri o celesti, perché erano indoeuropei questi personaggi, e venivano raffigurati proprio con le corna e il sole al centro. E che cosa rappresentavano quelle corna e il sole? Rappresentavano la cometa Park. Sono stati fatti studi su oltre 80 miti di tutti i popoli, che si avvicinò vicino alla Terra come una figura mostruosa, e quando girò intorno al Sole, cosa non rara ma abbastanza comune nelle comete, doppiò la sua coda in due parti, dando l'impressione di un'enorme palla di fuoco, ecco dove il mito del carro di fuoco poi, con due grosse corna, e i faraoni avevano queste corna con il Sole al centro. Allora sì, tutte quelle raffigurazioni che noi vediamo, no, del carro di fuoco con dentro degli esseri che ci dicono ma quelli sono UFO con cavalcati, no, quella era Enlil che cavalcava la cometa Bark, che causò tutto questo disastro e che fu evemerizzato. Infatti nei miti sumerici viene raccontato che fu proprio Enlil a distruggere l'intera umanità mandando il diluvio per varie cause, e qui però sconfiniamo in un altro sì, infatti magari avremo modo di parlarne. Peraltro questa storia degli UFO un paio di giorni fa guardavo il canale di Nicole Ciccolò Expedition, ne parlava con un archeologo, mi pare, che si chiama Antoni Carvajal, spagnolo, e, non lo so, parlava appunto dei ritrovamenti che ci sono stati lì a Nazca. Dice che sai, è il solito giochetto, no, Adriano? Perché poi sono stati sputtanati queste creature di 20 centimetri. Tre giorni fa, infatti, l'ho sentita. Dei fake clamorosi. E a cosa serve generare anche fake clamorosi? Serve a stare un po', ad abituare il pubblico. No. Guarda quanto sono intelligenti, ragazzi. Se tu devi portare avanti, no, la teoria degli UFO, degli alieni creatori, che cosa fai per far vedere che sei uno serio, ricercatore serio? Inventano delle fake news per dire ma quella è una fake news, io tratto solo argomenti di UFO veri, e quindi tu che sei ufologo vai a sputtanare queste false fake news per darti più credibilità. Siamo sempre davanti a un solito gioco che il popolo non capisce, ma di cui loro sono maestri.
Sì. capisci? Senti, ho ancora un'ultima domanda e poi proseguiamo la prossima volta. Ma questo Gesù che faceva parte della comunità dei terapeuti, o almeno del quale nei Vangeli si leggono delle cose così interessanti come proposte sia politiche, sia sociali che economiche. Ma se faceva parte di questa famiglia qua degli Erodiani, come mai che poi è diventato, per così dire, buono, una persona che non guardava solo agli affari propri e della propria famiglia? Ed è Ma appunto ed ha aderito a cioè, oddio, come mai? Non lo potremmo mai sapere, ma appunto beh, mi, no, in questo caso abbiamo Celso che ne parla, no? E ci fa sapere che Maria visse in povertà. Cleopatra sappiamo che il, nel 30 si suicidò, per sì. cui molto probabilmente questi personaggi che furono oggetto di questa congiura, quando tornarono a Gerusalemme, è molto probabile che vissero in povertà e quindi poi si allacciarono con queste comunità dei terapeuti Mm-hmm. e sai, lì risentivano secondo me molto anche dell'influenza delle religioni indiane, no? Sì. E quindi tutto questo lo portò a come dire, ad essere Vabbè, completamente diverso dai sommi sacerdoti che bazzicavano a era una pecora Gerusalemme. nera, diciamo, era una pecora nera. Beh, ma infatti quando lui Sotto poi certi aspetti. rientrò a Gerusalemme, La loro pecora nera insomma della famiglia di Erode. lo accusarono di blasfemia, ma insomma se lui visse ad Alessandria d'Egitto c'era il culto di Serapide, ragazzi, eh? E l'imperatore Adriano che cosa disse? I cristiani, coloro che adorano Gesù, sono adoratori del culto di Serapide. E il culto di Serapide era quello che veniva praticato ad Alessandria d'Egitto. Ma attenzione, chiudiamo con l'ultima informazione, Sì. perché Maria, figlia di Simone Boeto, Simone Boeto era sacerdote dell'Alessandria d'Egitto, quindi Maria nacque da Alessandria d'Egitto. Gesù dove nacque? Quando Erode scoprì la cospirazione, Giuseppe ripudiò Maria perché seppe che era incinta. Loro non si fermarono mai a Betlemme per far morire a Betlemme, perché quella è stata ripresa dal profeta Michea, perché disse che il Messia sarebbe dovuto nascere a Betlemme. Fuggirono immediatamente in Egitto. Alessandria era una metropoli che contava 1 milione di abitanti, ragazzi, dove era facile nascondersi dai loro parenti, e quindi anche Gesù nacque dall'Alessandria d'Egitto. Io ho chiamato un giornalista egiziano e lui mi ha detto: Alessandro, a noi ci interessano queste scoperte perché ovviamente ci sarebbe un dirottamento di soldi enorme a livello turistico da Gerusalemme verso Alessandria d'Egitto. Se questa è stata la patria, come tu hai dimostrato, di Maria e di Gesù, ovviamente quanti turisti, non ci sarebbero più solamente le piramidi, non ci sarebbe più solamente Cleopatra, ma ci sarebbe Cleopatra, madre della Vergine, tra virgolette, Maria, e nonna di Gesù. E mi ha detto: tu avrai due grandi nemici per portare avanti queste scoperte, il Vaticano ed Israele. Beh, sì, in E effetti. lo stiamo vedendo dalle censure, i bloghi Infatti, che ci senti, stanno facendo. infatti proprio l'ultimissima per chiudere, perché seguo anche, ovviamente seguo il tuo canale Facebook, e ora so che hai anche un canale su TikTok e vedo continuamente che ti censurano dei video. Anzi, peraltro ce n'è stato uno che è stato censurato ancora prima che fosse pubblicato, mi hai spiegato. Sì, sì, noi dovevamo, la sera andava in onda sul nostro canale Alessandro De Angelis Official Channel il video su YouTube dove andavo su queste notizie, e quindi lo abbiamo messo avvisando che fra 5-6 ore ci sarebbe stato questo video, ma questo video ancora non era andato in onda, no? Che cosa è successo? Che
ore prima sono arrivate una marea di segnalazioni di quel video che ancora doveva andare in onda e quindi di cui non si conoscevano i contenuti, come video offensivo, e quindi Facebook ci ha bloccato nel diffondere questo video per non dargli visibilità, tant'è che mi hanno messo prima anche ancora che fosse pubblicato, e hanno messo sul mio profilo Facebook profilo poco raccomandabile. Ragazzi, ma quando viene fatta questa censura su storici che trattano argomenti di storia con scoperte storiche scomode al potere, vuol dire che la dittatura che stiamo vivendo è una dittatura che ormai però si sta palesando verso tutti. TikTok ci ha tolto un video che in 4 ore aveva, 4 ore ragazzi, aveva superato le 30.000 visualizzazioni, migliaia di visualizzazioni ogni 10 minuti stavano arrivando, stava andando verso le 40.000 in un attimo, bloccato, video bloccato per istigazione all'odio e alla violenza, un video che parla di Gesù storico, cioè istigazione. Capisci che quando arriviamo al punto che svelare gli inganni diventa istigazione all'odio e alla violenza, ragazzi sì, cari, non ci rimane che vediamo che tutti i personaggi rifiutano confronti, non ci rimane che sperare che il popolicchio capisca che dietro il Vaticano ci sono le famiglie nucleari dell'aristocrazia nera che sono all'elite del potere insieme a quegli Ixos, tra cui Rothschild, che hanno preso la sovranità monetaria togliendola a tutti gli stati, e quindi l'unica speranza che abbiamo è quella che il popolo, e l'Italia purtroppo è il popolo più ignorante d'Europa, si decida a leggere questo benedetto o maledetto libro Oltre il velo di Iside e aiutarci nel diffondere queste scoperte storiche, Adriano, perché questa dittatura non riguarda solo l'Italia, tu sei in Olanda, riguarda anche l'Olanda, sì. l'intera Europa, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Qui a Roma rischiano il posto di lavoro centinaia di migliaia di persone perché hanno fatto la ZTL più grande di Europa e ci sono persone disperate che non potranno mandare da mangiare ai suoi figli perché il sindaco Gualtieri insieme al sindaco di Milano hanno aderito al C40 dell'elite perché devono diventare città chiuse, città 15 minuti e non gliene frega un cazzo se mettono alla disperazione persone che non possono più andare a lavorare per dare da mangiare ai loro figli e non hanno soldi per poter comprare un'auto Euro 5, il prossimo anno Euro 6, fino a lo stesso faranno con le case. Vogliono toglierci tutto. Allora, davanti a una cosa del genere, io ho detto attenzione ragazzi, perché questo regime ha messo in campo tutti i finti oppositori, oltre ai disinformatori che girano per il web, che ci vengono a parlare siamo governati dai rettiliani, loro sono al potere, perché tu ovviamente puoi combattere gli uomini, ma non degli dei, dei personaggi mitologici inventati, degli alieni, quindi che siano dei alieni, personaggi mitologici inventati, perché non si scoprano che questi erano uomini come noi, perché diventerebbero compatibilissimi, no? Siamo miliardi contro un pugno di persone, e io ho detto attenzione perché questi finti oppositori politici vogliono mandarvi in piazza, dopodiché faranno entrare i servizi segreti black bloc e le manifestazioni verranno spanculate in un attimo. Non bisogna andare lì, bisogna andare sotto casa dei servi massoni, politici eccetera eccetera, e dei servi, influencer, youtuber e blogger che portano avanti tutta questa disinformazione. Poi vediamo che cosa succede, no? Se arriviamo a questo punto. Attenzione che ci citano per istigazione all'odio. Va bene, va bene. Io sto parlando di protesta. Fare una protesta. Se ci sono persone che hanno perso il lavoro, non riescono a dar più da mangiare ai loro figli e per protesta decidono di fare azioni violente verso questi servi, io non li sto certo istigando. Ognuno poi fare un sit-in sotto casa. La disperazione poi porta a gesti estremi, certo. caro Adriano, no? Nel momento in cui io non posso più dare da mangiare ai miei figli, ci sta anche che qualcuno faccia atti estremi, ma questo
questa è proprio la violenza che stanno usando loro verso il popolo, che porterà ad atti di disperazione, se non a guerre intestine tra lo stesso popolo, capisci? Sì. Ma infatti pare che uno di questi professori delle foghe, delle doche, non mi ricordo com'è, è stato picchiato, uno di questi virologi è stato picchiato a sangue e sta in terapia intensiva, mi pare, da un signore che purtroppo gli ha detto lo ha curato male, cioè da uno di questi virologi famosi, delle doche, foghe, non mi ricordo bene. Comunque, bene, continueremo la prossima volta, vedremo un poco che tipo di argomenti, magari tratteremo forse Dobbiamo ancora. andare su Paolo di Tarso, figura più importantissima, sì, e svelare come abbiamo avvenne. scoperto che Paolo di Tarso, il creatore del cristianesimo, era il nipote di Gesù, perché a questo punto si capisce anche perché è stato, da chi è stato costruito il cristianesimo, perché abbia divinizzato e deificato Gesù, e quindi andremo a parlare di questa parte importantissima. Poi e vedremo anche questo, anche perché peraltro Paolo di Tarso e Gesù, diciamo, hanno avuto attimi di contrasto, no, non si sono conosciuti, però si dice che Paolo di Tarso perseguitava i cristiani, no? Quindi, ma di ne questo parliamo la prossima sì, puntata, parleremo Adriano, dai. Ok, benissimo, grazie mille Un Alessandro. saluto dall'Italia all'Olanda e agli italiani in Come no, Olanda. lo faremo. Ciao e grazie a Speriamo che tutti. ritorni presto con buone notizie di un confronto con... ma lì è un miracolo che va oltre quelli di Gesù, Vedremo, infatti sono miracoli, chissà che se li faremo. Ok, grazie a tutti voi per Grazie a te, essere a tutti. stati qui. Alla prossima, arrivederci.